Salute a tutti. Ci siamo lasciati con una considerazione che il serial killer noto come Zodiac americano ben difficilmente si sarebbe potuto trasformare nel serial killer italiano Mostro di Firenze, così come è ipotizzato da uno scenario che recentemente sta andando molto. Ecco, questo perché soprattutto il serial killer americano dimostrò di essere molto interessato a un colloquio con le forze dell'ordine e con i giornali attraverso telefonate e lettere. Addirittura dimostrò di essere molto più interessato a questo aspetto della sua carriera piuttosto che agli omicidi di per sé. Infatti uccise un'ultima volta nel 69 e poi di lì in avanti per circa 3 anni continuò a mandare lettere, smettendo di uccidere. Vuol dire che praticamente si era costruito il suo personaggio e a quel punto lo stava sfruttando. Poi fece, dopo un silenzio di un paio d'anni, un'ultima lettera nel 74 prima di trasferirsi in Italia, dove sarebbe diventato il Mostro di Firenze. Questo in ipotesi. Però poi in Italia, a parte le modalità di quell'omicidio del 74 che poco si conciliano con un personaggio che aveva dimostrato di non avere nessun interesse per il sesso, invece di sesso ce ne fu, anche se un sesso malato naturalmente, ma la cosa più importante è che lui di lì in avanti smise di scrivere e smise di telefonare. Fino a che dopo l'ultimo delitto, a settembre 85, spedì una lettera. Una lettera, la conosciamo bene. Qui vediamo la busta, l'indirizzo fu scritto con i tagli di giornale. Lui inviò questa lettera al magistrato Silvia Della Monica e dentro c'era sappiamo bene, un frammento del seno della ragazza francese appena uccisa. Ma leggiamo dalla sentenza Pacciani. Nella busta vi era un foglio di carta ripiegato su se stesso ed incollato lungo i margini con all'interno un sacchetto di polietilene contenente un frammento di tessuto mammario. Questo, sottoposto a perizia, era risultato, per caratteristiche organiche e genetiche riscontrate, del tutto identico a quello prelevato dal cadavere della Nadine Moriot. E i giudici che condannarono Pacciani misero in evidenza la sprecisione di chi aveva fatto questa busta e anche di chi aveva poi confezionato all'interno. Ma è chiaro, no, che questa sprecisione tornava comodo ai giudici che condannarono Pacciani, perché Pacciani era un personaggio abbastanza rozzo. Ecco perché. Io direi che per una volta mi trovo d'accordo con i giudici che condannarono Pacciani, perché effettivamente questa busta dà tutta l'impressione di essere stata realizzata da una persona ignorante e molto sprecisa. Leggiamo quello che scrivono i giudici della sentenza Pacciani ancora su questa lettera. Rileva la Corte come già la confezione della busta e così pure del suo contenuto, così come appaiono dai particolari evidenziati dal fascicolo fotografico in atti, denunziano una realizzazione quanto mai rozza e artigianale dell'insieme. Sulla busta le lettere alfabetiche ritagliate sono di diversa grandezza e sono state incollate senza alcun parallelismo fra le righe e tra gli assi delle lettere stesse, mentre all'interno della busta il foglio di carta piegato e incollato è slabbrato, diseguale e sfrangiato. Ecco, di quel foglio non abbiamo un'immagine, io non l'ho trovata, però abbiamo un'immagine poco nota della bustina trasparente contenente il frammento di seno. Questa, come si vede, in alto è tagliata piuttosto rozzamente, ma anche la busta stessa, se si vanno a vedere gli allineamenti delle parole, sono veramente approssimativi, no? Sono fatti da una persona che non era precisa. C'è da dire che come si era sempre sentito dire, che questi ritagli che vennero usati appunto per comporre l'indirizzo non furono tagliati con le forbici, ma con un taglierino. Questo si deduce dal fatto che molti dei loro margini sono slabbrati. Si vede che è proprio la carta che è come spezzata. Io qui ho segnato alcuni di questi casi, ma ce ne sono anche altri. Come si vede, soprattutto, questo valeva
nella parte più piccola del ritaglio, no? Dove era più difficile usare il taglierino. Perché usare il taglierino? Ecco, qui è una cosa che uno si domanda, ma perché non ha usato le forbici? Io una mia spiegazione ce l'ho, cioè secondo me il mostro era mancino, lo dimostrano tanti elementi della scena del crimine. Ne ricordo uno, gli spari sulla panda di Vicchio con il mostro che era attaccato con la mano destra alla cornice superiore del finestrino e con la mano sinistra teneva la pistola e sparava ai ragazzi che erano alla sua sinistra, erano sul divanetto posteriore. Questo secondo me è una prova inequivocabile, ma non è l'unica. Cioè il mostro era mancino, diciamo meglio, era ambidestro, ma comunque aveva attitudini mancine. È possibile che fin da piccolo lui avesse avuto antipatia per le forbici. Cioè le forbici, se è capitato di tagliarsi le unghie con le forbici, tagliarsi le unghie della mano destra, naturalmente con la sinistra, è un problema. Perché le forbici, per come sono conformate, provare per credere, se usate con la mano destra, le loro lame si avvicinano, per cui tagliano bene perché sono strette, si strettiscono. Fatto con la mano sinistra, per come sono fatte, invece le lame si allargano, per cui la carta, qualsiasi cosa, viene tagliata male. È possibile che il mostro avesse avuto antipatia per le forbici fin da piccolo e si fosse abituato a usare taglienti monolama, tipo coltello, e che magari anche in età adulta le forbici preferisse non usarle, magari poteva anche aver imparato a usarle con l'altra mano naturalmente, ma poteva essere una questione psicologica, se no non c'è motivo per il quale non avrebbe dovuto usare le forbici per tagliare questi rettangolini, mi sembra evidente, no? Un motivo ci deve essere. Io propongo questo. Comunque, al di là di questo, ci sono molti altri elementi su questa busta che indicano una persona rozza e anche ignorante, no? Sono quelli classici dei quali si è sempre parlato. Si comincia da il dot, che in un indirizzo di una busta da lettere è assolutamente inutile, cioè si può scrivere l'epiteto dot o quello che è in una lettera, egregio dottore o quello che è, ma in una busta dove c'è un indirizzo non si usa. Questo dimostra che questo con le lettere aveva poca dimestichezza e infatti non ne mandò mai, non è un caso. E poi viene usato dot quando il femminile è DR, SSA o forme similari, dot è la forma maschile. Poi della Monica Silvia, lì lui mette prima il cognome e poi il nome, e questo è un indice di persona mediamente di bassa cultura, dove c'è maggiore possibilità che si usi questo sistema. Un'altra cosa, questa è la più eclatante, la B mancante di Repubblica. Vedremo che in questo caso quella B mancante verrà interpretata in un altro modo, ma insomma nell'insieme di tutte queste imprecisioni quella B spicca in modo formidabile, cioè è proprio un errore, una B mancante. Poi c'è un altro elemento che è quel trattino dell'accapo, che non ci stava nella parola Repubblica. Già questo è indice di sprecisione, perché lui poteva prendere queste letterine prima di appiccicarle, fare le prove e al limite poteva anche il della che c'è davanti o eliminarlo, poteva scrivere Procura Repubblica oppure fare un della con lettere piccoline. Tra l'altro vedremo poi che avrebbe avuto la possibilità di ritagliare un della molto più piccolo di questo. Ma in ogni caso stava andando fuori dalla riga, che pensata ebbe? Di andare a capo, e questo va anche bene, per non dover rifare il lavoro, però mette quel trattino, come se si fosse a scuola con un tema e avesse paura che la maestra gli mettesse un brutto voto perché si era dimenticato di mettere il trattino dell'accapo o la doppia stanghetta sotto. Non mi sembra che a scuola ai miei tempi si metteva la doppia stanghetta sotto. E lui lo mise anche qua, come se avesse avuto paura di essere giudicato male dal suo pubblico, no? Questo è indice di bassa scolarità, secondo me, ancora più della B mancante di Repubblica, che potrebbe essere una dimenticanza. Poi c'è un codice di avviamento postale assolutamente inutile, c'è il codice generico 50-100 della città di Firenze. Tra l'altro qui non manca anche l'indirizzo completo, perché la Procura della Repubblica era in piazza San Firenze, 5 mi sembra. Ma se avesse voluto aiutare il postino avrebbe dovuto mettere il codice di zona che era 50-122 e invece mette il 50-100, facendo fatica, vedremo, ma un codice assolutamente inutile, insomma,
Cioè mi sembrano questi indizi assoluti di ignoranza, di sprecisione e così via. Diciamo che lettera sprecisa come si vuole, però alla fine della sua sciagurata carriera una lettera la mandò. È quella lettera che se fosse stato Zodiac non avrebbe mandato per tutti gli anni, da quando era arrivato in Italia fino appunto all'85, stranamente, perché Zodiac era uno che scriveva. Chi lo sa, magari poteva essere che per sue ragioni personali, magari essendo italo-americano in Italia, aveva evitato di scrivere, se ne possono dire tante, e poi ultimamente per chiudere la carriera aveva deciso di scrivere una lettera, però naturalmente senza un testo dentro, perché il testo dentro non c'era. Ma c'è chi, credendo a questa teoria di mostro di Firenze, evoluzione di Zodiac e personaggio che era entrambi Giuseppe Bevilacqua, ha studiato questa lettera trovandovi degli elementi che possono riportare a Zodiac. Ma è una storia lunga. Cominciamo dal principio. Dal principio si può dire che si era sempre pensato che questi ritaglietti provenissero da qualche settimanale, qualche rivista. Infatti, se andiamo a leggere quello che ritiene la polizia scientifica, troviamo i caratteri a stampa ritagliati sulla busta provengono non da un quotidiano, ma da periodici di tipo corrente, la cui carta ha un grado minore di lucentezza rispetto a quelli più quotati. Cioè sta dicendo che si trattava di una rivista di basso livello. In rete si è sempre detto che questa rivista poteva essere gente, però non si è mai avuto la certezza. Si diceva che era gente perché il tipo di caratteri, c'è qualcuno che è un po' diverso, ma la maggior parte dei caratteri sono proprio molto simili ai titoli degli articoli di gente di quel periodo là. Per cui si pensava a questo, però certezza non c'era, fino a che è arrivata una ricercatrice, Valeria Vecchione, che ha trovato il numero di gente corrispondente proprio a quella lettera lì, a quei ritagli lì. Come ha fatto? E allora ha avuto l'aiuto di Paolo Cochi, credo, che gli ha messo a disposizione una foto del retro di questi ritagli che la scientifica aveva staccato e aveva fotografato sul retro. Però non si era mai messa a cercare questa rivista, la scientifica, no? L'ha fatto la Vecchione. Io credo che la Vecchione, prima di tutto mi sembra che lei lo dica anche, è partita dal ritaglio più grosso, il Della, che è tutto assieme, che sul retro ha scritto molte se. Io credo che lei sia partita da una collezione di gente che non so io in che modo ha avuto e dal numero di agosto, dall'ultimo numero di agosto, dal primo di settembre 85 è andata all'indietro andando a cercare tutti Della e guardando quello che c'era dietro, fino a che ha trovato il numero giusto. Il numero giusto che è il numero 51 del 1984, datato 21 dicembre. Ma attenzione, quella data 21 dicembre non è quella di uscita della rivista in edicola. La rivista è uscita almeno una settimana, ma anche una decina di giorni prima. Perché? Perché dentro, se si va a vedere, ci sono i programmi televisivi dal 14 al 20. Per cui è chiaro, vuol dire che la rivista era in edicola prima, magari era in edicola 2 o 3 giorni prima, 10, 11, non so, 9, quello che è. Teniamone conto, perché poi si deve pensare che comprando la rivista così abbastanza prima di Natale, magari le vacanze di Natale servirono al mostro per comporre questa busta con questi ritagli. Una volta che Valeria Vecchione ha trovato questa rivista, la prima cosa che ha fatto è andata a cercare tutti gli altri ritagli da dove erano stati tolti. È un lavoro che ha portato a compimento e ha prodotto questo elenco. Come si vede ci sono le parole in verticale con accanto la pagina e la parola dalla quale sono state tolte. E questo è un lavoro molto, molto interessante per chi vuole cercare di capire quale possa essere stato anche lo stato d'animo, il metodo del mostro nel compilare questa busta. Ma ancora la Valeria Vecchioni non si è fermata lì, ha trovato questa rivista e la cosa di per sé è già un grossissimo risultato, ma poi ha continuato a studiarla, non si è fermata lì. Ha aperto un canale YouTube, la rivista l'ha scoperta all'inizio del 2020,
Nel 2021 nel suo canale ha inserito un video che si chiama Il mostro di Firenze, la lettera alla dottoressa Silvia Della Monica, nella quale ha cominciato a presentare i suoi risultati. Risultati che in questo primo video sono abbastanza prudenti. Il rischio chiaramente è che psicologicamente uno tenda a vederci più di quello che non c'è, no? Per valorizzare la sua scoperta. Tra l'altro in un video lo dice anche lei, no? Si sente in un video: scusate, ma a cosa è servito trovare questa rivista? A farci dire che al mostro piaceva leggere gente? Oppure a capire se vi sono effettivamente delle informazioni o elementi importanti da interpretare? Chiaramente lei, avendo per le mani questa rivista, questa scoperta che aveva fatto, voleva vedere se la poteva valorizzare. E in questo primo video tira delle conclusioni. Per esempio tira delle conclusioni relativamente al fatto che questa busta l'indirizzo scritto su questa busta potrebbe essere stato composto in due tempi diversi. Cioè lei lancia l'idea che il mostro potrebbe aver avuto intenzione di consegnare a mano questa busta, come dice aveva fatto qualcuno che aveva consegnato 2 lettere alla procura, quelle contenenti i proiettili lì. Però poi si è scoperto, erano lettere senza francobollo, si è scoperto che non è vero che sono state consegnate a mano, sono arrivate per posta anche se non avevano francobollo. Ma in ogni caso, a parte questo, lei dice che poteva essere che il mostro si fosse fermato alla penultima riga perché voleva consegnare la busta a mano e poi avesse cambiato idea e avesse fatto anche l'ultima riga. Questo perché l'ultima riga è fatta di caratteri un po' più strani degli altri. Qui vediamo uno schema che lei ha fatto e lei fa vedere che l'ultima riga è fatta di ritagli presi da pagine diverse dalle altre, da fonti diversi e così via, no? Insomma, questa è un'ipotesi, non è un'ipotesi campata per aria, però è un'ipotesi poco ragionevole, perché altrimenti anche Procura della Repubblica, se lui avesse voluto consegnare a mano questa lettera, sarebbe stata inutile. Cioè uno va in procura e la consegna lì, no? E Procura della Repubblica faceva parte della prima fase. Comunque, a parte questo, diciamo che questo primo video che lei pubblicò sul suo canale il 20 febbraio 2021 è, diciamo così, uno studio ragionevole. Purtroppo però da lì in avanti cominciò uno studio che di ragionevole invece aveva molto di meno. Questo perché io credo che la Vecchione entrò in contatto con Francesca Micone, non so di chi fu l'iniziativa. Io ho visto che Francesca Micone, adesso dirò chi è, ha la tendenza a interagire molto con le persone che scrivono sul web, ha interagito anche con me in occasione di un articolo che io scrissi sul presunto depistaggio dei boss del 68, quello che è, no? È possibile che Amicone avesse contattato la Vecchione e l'avesse convinta a aderire alla sua ipotesi, che sappiamo che è quella di Zodiac, che era Giuseppe Bevilacqua e che poi si sarebbe trasformato nel mostro di Firenze. Ecco, lei la Vecchione ha aderito a questa richiesta, infatti un anno dopo ha fatto un altro video che si chiama Mostro di Firenze, i macabri ritagli. È stato pubblicato il 3 aprile 2022, per cui a distanza circa di un anno. Ecco, in questo anno la Vecchione aveva maturato questa convinzione e aveva fatto i suoi studi riguardo questa convinzione. C'è da dire una cosa, che la Vecchione è comparsa in 1000 video di altri canali, e video magari anche lunghi 3 ore che io non guardo, cioè francamente non ho il tempo e nemmeno la voglia di guardare quei video lì, per cui io quello che qui in questo video dirò della Vecchione l'ho trovato su questo video che ho detto prima, il video Mostro di Firenze, i macabri ritagli, dove lei espone la sua teoria. Poi se ha detto qualche altra cosa in altre occasioni che io non so, magari mi si faccia presente poi quando vedrete questo video e poi io ci ritornerò sopra. Io prendo in esame solo quel video lì. Ecco, devo dire che da quel video lì l'obiettivo era quello di cercare di capire se Zodiac avesse usato un suo metodo per scegliere queste lettere. Perché io immagino che volesse, allora, vediamo un po' cosa poteva fare questo Zodiac con questa scelta, no? Però lei nel fare questo studio, nel dire perché non ha scelto questa, perché poteva scegliere quella, ma prima c'era quest'altra e così via, lei secondo me ha fatto
delle approssimazioni piuttosto gravi. Primo, ha presunto che la rivista, il mostro l'avesse sempre scorsa a partire dalla pagina 1 fino in avanti. Tra l'altro la rivista, allora io sono riuscito, quando uscì fuori la notizia, a trovare non quel numero lì che era introvabile su eBay, ho trovato il numero prima, per cui ho un gente che è il numero 50, tanto per avere un'idea. Ecco, l'idea è che si vede bene che questa carta è una carta veramente di cattiva qualità. È vero che questa rivista ormai ha 40 anni, però si capisce che la carta è proprio di cattiva qualità, non è come quella di un quotidiano, ma insomma poco meglio. Dicevo che la sua prima presunzione è quella che il mostro avrebbe dovuto scegliere scorrendo la rivista sempre a partire dalla pagina 1 andando avanti. Cioè deve fare dei ragionamenti come dire perché non ha scelto questa che era prima? Magari perché lui era partito da metà. Cioè un personaggio così preciso poteva aver aperto la rivista, averla scorsa così e non dal numero 1. E allora la dimostrazione ce l'abbiamo anche, perché se noi andiamo a prendere la prima parola che compare sulla busta, che è dot, quella prima parola, se avesse preso la rivista e avesse cominciato a scandirla dall'inizio andando avanti, quel dot l'avrebbe trovato presto. Si va a vedere le prime pagine, qui faccio vedere fino a pagina 12, ci sono tutte le lettere di dot, cioè c'è la D, c'è la O, ci sono le T. Poteva averle tagliate da qui. E invece no. Se noi andiamo a vedere lo schema che ha fatto la Vecchione, vediamo che la D di dot proviene da pagina 28. È come se lui avesse preso la rivista, avesse fatto così, avesse dato un'occhiata, diciamo, qui c'è una D. Dai, cominciamo a tagliare quella. E non partendo dall'inizio, no. Ma poi la O, che a pagina 28 c'era, lui l'andò a prendere a pagina 34, cioè saltò di palo in frasca. Ma poi, ancora peggio, quella O era accanto alla D, cioè lui avrebbe potuto tagliare il DO insieme e avrebbe fatto meno fatica che tagliare i singoli pezzettini. E invece no, tagliò la D e poi è andato a tagliare la O. Io penso, cosa ha fatto lui? Ha preso, questo è quello che penso io, no? Lui è andato lì, ha tagliato la sua O con il taglierino, poi ha messo lì il giornale, ha appiccicato la O, poi l'è andato a prendere e senza guardare cosa c'era lì è andato a guardare qualche altra pagina da qualche parte. Chi lo sa qual era il suo metodo, forse non era tanto abituato a maneggiare le riviste. In quell'altra pagina c'era un altro DO e lui non prende nemmeno quello. Insomma, è una cosa un po', diciamo, da pasticcione. Un altro elemento importante è questo di cui tener conto, che ogni volta che lui ritagliava un triangolino, non è detto che la rivista rimanesse bella intera come era prima, escluso quel triangolino. Questo è il presupposto della Vecchione in tutti i suoi ragionamenti, no? Che la rivista, tagliato il triangolino, e perso quello che c'era sopra e quello che c'era sotto, tutto il resto rimane uguale. Ma come si fa a dire questo? Magari lui aveva strappato una pagina e aveva ritagliato i triangolini da quella pagina, poi magari dopo aver ritagliato un po' di roba poteva averla anche buttata via, poteva essere rimasto qualche pezzo piccolo che lui non poteva tagliare più niente, poteva aver fatto le cose una sera, esserci ritornato la sera dopo e nel frattempo qualche pezzo che gli era avanzato l'aveva buttato via. Cioè non si può pensare che quella rivista sarebbe rimasta sempre bella intonsa a parte il triangolino tagliato, no? Anche questo, diciamo, va a influenzare i ragionamenti che si possono fare sulle sue scelte. Un'altra cosa, che la sprecisione del mostro è dimostrata anche dalla poca attenzione che lui ebbe nello sfogliare questa rivista, cioè non è che la sfogliò con attenzione andando a ottimizzare la scelta delle lettere, e questo è dimostrato da un fatto. È vero, lui scelse un della completo, evitando così di tagliare i rettangolini, però di della ce n'era un altro, c'era il della Monica ma c'era anche il della Repubblica, e quel della lui se lo ritagliò pezzettino a pezzettino. E invece ci sarebbe stato un altro della, lo vediamo qui, il primo della a pagina 37, ma ce n'è uno anche a pagina 113. Quello di pagina 113 non se lo prese. Questa è proprio una dimostrazione di inaccuratezza, no?
Allora, stabilito che ci sono questi limiti nei ragionamenti che fa la Vecchione, poi li vedremo nella scelta delle lettere, liquidiamo una questione che ha fatto discutere, mi sembra di aver visto in rete diverse persone. Nel K 50-100 il numero 1 è stato sostituito da una I, cioè il mostro ha scelto una I per il numero 1. Dice Valeria Vecchione, ha fatto questo perché era di estrazione anglosassone. Infatti gli anglosassoni scrivono l'1 senza la stanghetta che mettiamo noi, quella in alto. Questo perché, a quanto ho saputo, c'è meno possibilità di confonderlo con un 7. Però cosa facciamo noi per evitare che si confondano con un 7? Perlomeno quello che faccio io. Mettiamo anche la base, no? Metti la base, la stanghetta in alto, per cui quello lì è un 1 e non c'è equivoco. Però pare che gli anglosassoni scrivano l'1 come se fosse una I. In effetti, se si va a prendere una delle lettere di Zodiac, vediamo che era proprio così. Zodiac scriveva questo 1 così. Per cui il ragionamento che fa la Vecchione dice lui ha preso la I come abitudine perché scriveva l'1 come una I. Però io mi domando, cioè un conto è scriverlo, cioè se uno è abituato a scrivere l'1 come I, possono passare 20 anni, 30 anni, ma scriverà magari sempre quell'1 come una I. Per cui se l'avesse scritto a mano, io direi che sarei d'accordo a questo punto con la Vecchione. Però non è che quell'uno lo scrisse a mano. Cioè se lui avesse trovato un 1 dentro la rivista, si sarebbe schifato, dice no, ma questo non lo voglio perché c'ha la gambetta, c'ha il picciolino in alto. Io penso di no. Cioè dopo 11 anni che era in Italia, poi che non vedesse la differenza tra un 1 e un'altra cosa. Cioè vedeva quell'1 e prendeva quell'1. Cominciamo a vedere da dove prese il 5 e lo 0. Il 5 e lo 0 li prese da pagina 78, ecco qua, da questa scritta 0.35 prese il 5 e lo 0. Perché li prese di qui e non dai titoli dove aveva preso le altre lettere? Perché nei titoli i numeri non c'erano, per cui dovette arrangiarsi prendendo il 5 e lo 0 da questa pagina, e dove questi numeri erano piccoli. Infatti se si vede nella busta si vede benissimo che il 50-100 è molto più piccolo delle altre lettere, no? Ma una volta preso il 5 e lo 0 lì, andò lui di proposito a cercare una I? Io non credo. Lui cosa fece? Invece di proseguire, mettiamo che lui era qui, allora questa non è quella rivista lì, facciamo finta. Lui è alla sua pagina dove prese lo 0.35, che mi sembra che è di qua. Invece di andare avanti a cercare un 1, tornò indietro. Questo lo si capisce perché se lui andava avanti, a pagina 80 trovava la scritta spazio a volontà, che era sempre della stessa pubblicità, dal quale poteva tranquillamente ricavare un 1 da una I, essendo secondo la Vecchione americano, gli sarebbe andata bene. E poi avrebbe trovato anche la O, che poteva fungere da 0, e un'altra O che poteva fungere da secondo 0. Per cui avrebbe potuto comporre la scritta intera in caratteri tutti uguali e anche dello stesso colore, addirittura bella completa. E invece no. Se poi fosse andato ancora avanti a pagina 82 avrebbe trovato addirittura un 1 senza base, però insomma è un 1, avrebbe potuto prendere magari anche quello. In questa scritta poteva comporre anche il 100 perché c'erano due O, e invece non li prese. Io credo che se avesse girato pagina e avesse visto queste due scritte non sarebbe fatto nessun problema, avrebbe usato queste due scritte. Invece evidentemente andò indietro. La Vecchione dice di tutti gli uni che c'erano non ne prese nemmeno uno, però non è mica vero che c'erano tutti gli uni che potevano andare bene per questo lavoro, perché non erano della dimensione giusta. Cioè se noi andiamo a vedere, qui io ho messo assieme diciamo gli uni che potevano essere un minimo compatibili e qualche I, vediamo che se noi andiamo avanti troviamo a pagina 89 lo 00, poi lo vediamo, quello 00 che venne utilizzato per l'ultima parte del codice di avviamento postale. Ma l'unico 1 veramente buono che troviamo è quello di aspirapolvere, qui a pagina 100, compatibile come dimensione con il 5.0 che era stato appena appiccicato. Se andiamo a pagina 130 dove iniziano i programmi televisivi, è vero che ci sono tanti uni perché ci sono i giorni 14, 15, 16,
però sono uni piccoli, era anche difficile ritagliarli con il taglierino, e insomma poco compatibili con lo 5-0 appena fatto. Ma in ogni caso lui non andò in avanti, andò indietro. Vediamo cosa trovò andando indietro. Dice la Vecchione che avrebbe trovato nell'inserto cinema tanti uni. Qui vediamo, no? Qui c'è un esempio del 1935, qui invece c'è un esempio 1940-1946 e io ho messo accanto la scritta dove ha preso il 5-0. Ma come si vede quell'uno lì è veramente piccolo, è più piccolo del 5-0, e con il taglierino penso che non fosse così semplice tagliarlo, chissà cosa veniva fuori, per cui quell'uno lo scartò e andò indietro fino a che arrivò a pagina 47 dove trovò la parola Liberty, e a quel punto da lì ritagliò una I. Però come lo fece? Lo fece nel suo modo preciso, cioè invece di tagliarla e renderla della stessa altezza del 5-0 che aveva appena appiccicato, la lasciò grande, e così c'è questa I che spicca nella busta, 50 questa I e poi 00, e lo 00 lo andò a prendere poi ritornando ancora avanti a pagina 89. Allora cosa si può dire di questo fatto? Ma ora la dimostrazione né di uno né dell'altro si può dare, no? Perché bisognava essere nella testa di questo personaggio, però andare a immaginare che avesse voluto scegliere questa I perché lo schifava prendere un 1 ha poco senso. Cioè lui prese quella I perché è la prima cosa che trovò di più simile a un numero 1. E basta, insomma. Ma adesso andiamo a esaminare i ragionamenti che fece la Vecchione sulla scelta delle varie lettere, dei vari ritagli, che secondo lei fu fatta con una sequenza sotto la quale c'era un progetto criminale ben preciso. Non si capisce bene però, a dire il vero, io non l'ho capito, quale sarebbe stato lo scopo di Zodiac nel fare questa scelta ponderata, cioè non una scelta fatta, come dicevo prima, andando a prendere la rivista, io vado avanti, trovo la lettera che mi interessa, la taglio. Poi ho bisogno di quella dopo, guardo se nella pagina c'è o non c'è, se c'è la prendo da quella pagina, se non c'è magari vado indietro a vedere se la trovo nelle pagine indietro. E invece no, lui sembra che sia passato di palo in frasca, si è andato un po' di qui e un po' di là. Lei va a fare un ragionamento essenzialmente su quello che c'era scritto sul retro, ma anche al contesto nel quale il davanti, insomma, nel quale la letterina era. E poi vedremo quali ragionamenti fa, ma cominciamo però, prima di fare questi ragionamenti, a domandarsi quale sarebbe stato il suo scopo. Cioè sarebbe stato uno scopo di divertimento, questo potrebbe essere, no? Potrebbe essersi divertito a andare a scegliere le letterine qua e là. Lei per esempio dice che alcune parole hanno significato criminale, uccidere, morte, donna, cioè donna nel senso che lui uccideva le donne. Questo potrebbe essere, però questo non vuol dire che chi faceva questa scelta fosse Zodiac, perché un assassino qualsiasi avrebbe potuto essere attirato da parole che così facevano pensare a quel suo brutto mestiere, insomma, cioè psicologicamente, sempre che sia vero, Cioè se uno dice no, ho due possibilità, la stessa lettera in uccidere e la stessa lettera in mangiare, lui la prende in uccidere, uno può anche dire sì, è stato attirato da quella parola perché era un assassino, e questo va bene. Questo però, ripeto, non vuol dire che fosse Zodiac. Questo potrebbe essere un motivo. Un altro motivo invece potrebbe essere quello di farsi riconoscere, cioè potrebbe essere che Zodiac in questo scegliere queste lettere e in quelli che sono i significati che, come vedremo, Valeria Vecchione gli attribuisce, avrebbe potuto avere l'obiettivo di farsi riconoscere, di dire sì, sono Zodiac, non mi sono fatto riconoscere fino adesso che esco di scena ve lo dico, sono io, sono Zodiac. Probabilmente poteva essere questo un elemento che avrebbe potuto indurlo a fare queste scelte. Oppure poteva aver composto un messaggio tipo crittogramma, però un messaggio un po' strano, insomma, per dire qualcosa. Ma allora se il discorso del divertimento è comunque plausibile, no? Un assassino di questo tipo che si divertiva a scegliere le cose con un certo criterio. Però gli altri due sono poco plausibili, cioè pensiamo
che nessuno mai sarebbe andato a fare questi ragionamenti se, primo, non ci fosse stata Valeria Vecchione che si metteva lì a cercare la rivista, il numero della rivista. Ricordiamoci, dall'85 al 2020, 21, quello che è 22, sono passati 36-37 anni. Seconda cosa, se non fosse venuto Amicone con la sua teoria di Zodiaco uguale mostro di Firenze, cioè la Vecchione sarebbe andata a cercare di trovare questi significati in queste letterine? Assolutamente no. Lo dimostra il fatto che il suo primo video riguardante questa lettera non riportava assolutamente traccia di questa teoria. Cioè, se non fosse esistito un Amicone che aveva contattato Giove Bevilacqua, che gli avrebbe confessato di essere sia Zodiac che mostro di Firenze, questo eventuale messaggio dietro a questa letterina nessuno mai l'avrebbe, non dico capito, ma nemmeno avrebbe saputo della sua esistenza. Ora mi sembra che un personaggio come Zodiac come minimo avrebbe messo nella lettera qualcosa che avrebbe indotto qualcuno a cercarlo questo messaggio, ma in queste condizioni poteva sperare veramente ben poco. E vabbè, in questo caso gli sarebbe andata bene, dopo ormai io penso che anche lui magari non c'è nemmeno più, insomma, no? Non avrebbe nemmeno avuto la soddisfazione di vedere il suo messaggio avvenire alla luce del sole. Comunque, al di là del motivo che potrebbe aver avuto Zodiac a fare questo messaggio che poteva essere anche quello semplice di dire sono io, però vediamo se i ragionamenti della Vecchione sono convincenti sul fatto che ci potesse essere stato dietro Zodiac a scegliere le letterine con un certo criterio. Ecco, il ragionamento che lei fa, lei prende in esame i ritagli che sul retro hanno un testo. Cioè, secondo lei, questi sono i ritagli per i quali si riesce a capire le motivazioni che c'erano dietro la loro scelta. I ritagli sono questi, vediamo. Sono questi 9 che riportano un testo dietro. E lei fa tutto un ragionamento su questi ritagli piano piano e seguiamola passo passo, secondo il suo video. Cominciamo da questi 2 ritagli, quello della O di Monica e della D di della Repubblica. Dietro c'è un articolo. Lei dice che su questo articolo si parla della città di Modena e in effetti l'articolo è questo. Parla il rivale di Mike Bongiorno, tornato a casa dopo la guarigione. Sì, in un libro dirò la verità su Daniela Bongiorno. Finalmente sono riuscito a liberarmi dalla schiavitù della droga. Adesso ho in mente una piccola vendetta. Racconterò tutto per riabilitare la mia immagine. Il 15 gennaio, davanti al Tribunale di Modena, non mi opporrò all'annullamento del mio matrimonio americano con la moglie di Mike. Cioè, in questo articolo si parla del Tribunale di Modena, dove dovrebbe esserci un'udienza relativa all'annullamento del matrimonio della moglie al matrimonio americano della moglie di Bongiorno. Dice la Vecchione. Dietro questa scelta, queste 2 letterine, c'è questo articolo che parla di Modena. Questo perché? Perché chi ha scelto quei 2 ritagli voleva ricollegarsi al fatto che a Modena insegnava Francesco De Fazio, la famosa equipe di Modena degli esperti che avrebbero fatto la perizia per un ipotetico ritratto del mostro di Firenze. Secondo la Vecchione, Zodiac avrebbe voluto dimostrare che lui era a conoscenza di questo studio, no? Che però era uno studio in itinere, perché non è ben chiara la data di consegna di questa perizia, ma potrebbe essere dei primi mesi dell'85, da tanti elementi si desume. Non so io se Zodiac aveva delle informazioni, diciamo così, riservate, ma la cosa che non quadra è il fatto che il retro di questi ritagli, dove c'è un articolo in cui tra le tante cose si parla di questo Tribunale di Modena, è una cosa che veramente io non so se ridere o se piangere. È un indizio nullo, cioè un indizio ridicolo, cioè io non so come definirlo, giudicate voi. Ma vediamo, io ho fatto un po' di considerazioni. Per esempio, una cosa che c'è da dire è questa, no? Questi 2 ritagli, che sono entrambi di pagina 19, l'articolo che c'è dietro inizia la pagina precedente.
inizia a pagina 18. Pagina 18, pagina 19, poi c'è anche la pagina 20 e lì c'è il testo che compare sul retro. Per cui sostanzialmente la Vecchione avrebbe scelto questo ritaglio perché sul retro c'è questo articolo, ma questo articolo c'è anche nella pagina dove c'è il ritaglio stesso. Allora bisognerebbe andare anche a prendere i ritagli che dietro non hanno niente e andare a vedere che cosa c'è nella pagina dalla quale sono stati tratti per fare ragionamenti di questo tipo, no? Comunque, andiamo a vedere la seconda coincidenza che la Vecchione va a prendere in esame, che è questa. Allora, i ritagli sono ancora due e sono quelli delle lettere LA di della Repubblica. Questi due ritagli sono tratti dalla pagina 28 e dietro c'è un articolo che riguarda, è un'intervista, un racconto di questa signora, di questa ragazza. È già una pittrice famosa, la nipote di Umberto di Savoia. Questa qua racconta dei suoi amori, eccetera, eccetera. E racconta anche di un personaggio che si chiama Zoran, che è un suo ragazzo, non so io chi è questo Zoran. È Zoran. E la Vecchione dice, guarda caso, dietro, perché poi sul ritaglio stesso c'è scritto Zoran, c'è la parola Zoran. E sì, ma allora? Cioè, perché c'è la ZO di Zodiac? Sarebbe un riferimento a Zodiac? Anche questa mi sembra una cosa veramente tirata per i capelli. Ma allora, qui la battuta è triviale, ma fatemela fare lo stesso. Se l'articolo avesse trattato di Zorro, avrebbe detto, c'è Zorro. Ha voluto indicare Zodiac, Cioè, non so nemmeno se ridere o se piangere. Questa storia di Zoran è veramente una cosa, cioè quella di Modena era tirata per i capelli ma non faceva ridere, questa fa proprio ridere. Ma torniamo ai ragionamenti della Vecchione sulle scelte di questi ritagli, andando a vedere il suo terzo ragionamento che riguarda la L di Repubblica. La L, come si vede, è in un font diverso dagli altri, più piccolo. E io direi che così, vedendolo così, la prima cosa che posso dire è che probabilmente è un tentativo maldestro di inserire dei caratteri più piccoli possibile per non dover andare a capo, no? Che però poi il mostro capì subito, ma ormai l'aveva appiccicato, capì subito che non ce l'avrebbe fatta, per cui vabbè, andò a prendere una I da un'altra parte, poi mise a capo e poi andò avanti. Poi vedremo sul perché andando avanti c'è un CA con caratteri diversi dai precedenti. È collegato al discorso dell'andare a capo, a mio giudizio. In ogni caso, su quella L, la Vecchione fa un ragionamento e qui io direi che fa un ragionamento molto molto criticabile, molto più degli altri due. Vediamo perché. Qual è il ragionamento? Il ritaglio è tratto da pagina 31, dalla parola alto. E vediamo cosa dice la Vecchione. Sul retro di questo ritaglio si legge il piacere di immaginare che cosa accadrà dopo. Che cosa c'è dopo? Non ho neppure paura di invecchiare. Cioè il dopo si intende, vediamo, l'aldilà. Questo è interessante perché questo concetto è un concetto espresso anche da Zodiac. Fu Zodiac nelle sue lettere ad esprimere il suo delirio sottolineando più volte il motivo per cui compiva i suoi omicidi, ossia collezionare schiavi che gli sarebbero stati utili nell'aldilà in paradiso. In più lettere Zodiac scrisse: ho abbastanza schiavi che lavoreranno per me in paradiso. E ancora, non ho paura della camera a gas, perché mi manderà in paradiso prima del dovuto. Ora ho abbastanza schiavi che lavoreranno per me, mentre tutti gli altri non avranno niente quando raggiungeranno il paradiso, motivo per cui hanno paura della morte. Questo è quello che dice la Vecchione, no? Ma cioè, lasciando intendere che questo riferimento, il piacere di immaginare che cosa accadrà dopo, che cosa c'è dopo, non ho neppure paura di invecchiare, si riferisce alla morte e all'aldilà. Però, questo non è vero. Questa è una gabola, questa è una gabola. Infatti, leggiamo meglio quello che c'è scritto nell'articolo. L'articolo che è una lunga intervista a Giorgio Albertazzi. Albertazzi, vorrei essere una donna. C'è questa intervista e dove la Vecchione trova queste frasi, vediamo cosa dice. Leggiamolo tutto perché dà l'idea, no? Non c'è niente di più triste di un amore che finisce, eppure io lo lascio finire.
Assisto distaccato e già distante alla sua fine. Non so neppure se soffro. Comunque non soffro più di tanto. Ho fatto delle prove di dolore su di me. Mi sono reso conto che se sai da dove viene il dolore, se lo segui, se ci convivi, se assisti al suo cammino, non ne verrai travolto. Parlo di dolori di ogni specie, da quelli fisici a quelli morali. Io affronto la vita così, un modo fra il cinico e il dionisiaco. Sto parlando, c'è tutto l'articolo praticamente, parla di donne, delle sue donne, e lui parla di amori che finiscono, lui che non se la prende troppo, che soffre ma fino a un certo punto, che poi non ha paura di invecchiare, che è attento alle modificazioni del suo corpo, ma diciamo che dell'aldilà qua non c'è la minima traccia. Andiamo avanti. Sempre ha il sopravvento la vita, il rischio, l'avventura. Il piacere di immaginare che cosa accadrà dopo, che cosa c'è dopo, ma non dopo la morte, dopo un amore che è finito. Cioè questo dice Giorgio Albertazzi, no? Cosa c'entra l'aldilà, cosa c'entra la morte? Quei concetti del paradiso di Zodiac, degli schiavi e compagnia bella. Sono curioso e sto attento al mio corpo, alle sue mutazioni, ai suoi messaggi. Però, insomma, bisogna dire, io qui non ho niente contro Valeria Vecchione, io però sono qui per cercare di eliminare da questa vicenda tutte le incrostazioni, tutte le mistificazioni che ci sono state ai tempi ad opera anche delle forze dell'ordine. Ricordiamoci la pista esoterica con tutte le sciocchezze che sono state dette e sono state scritte, ma io sono anche qui per liberare il campo dalle nuove mistificazioni. Cioè questa vicenda è già stata mistificata fin troppo. Questo è chiaramente un modo che ha Valeria Vecchione per far quadrare i suoi conti. Cioè è un modo, sì, io credo che i seguaci di questa teoria, quelli intelligenti, non avranno certo deciso in base a questo accenno qui al paradiso che fa la Vecchione su questo video, però il mondo è pieno anche di babbei. Cioè quanti saranno i babbei che andando a vedere questo video, leggendo del paradiso, sentendo del paradiso, avranno detto: oh caspita, ma hai sentito? Qui cioè, veramente ci sono dei riferimenti. Io ho letto anche degli interventi che mi sono stati fatti. Bisogna spiegare questa cosa, ci sono questi riferimenti che sono inspiegabili, bisogna ragionarci sopra, e sono questi. Cioè, per adesso ne abbiamo visti tre. La storia del Modena, dell'equipe di Modena, cioè è una cosa che non sta in piedi. Zoran, che poteva essere anche Zorro, e cosa sarebbe successo? Che sarebbe valso lo stesso, avrebbe avuto lo stesso significato fosse stato Zorro. Qui si vanno ad arrotare i dati, perché si parla di un aldilà che nell'articolo non c'è assolutamente. Adesso, prima di andare avanti con ulteriori riflessioni di Valeria Vecchione, diamo un'occhiata a quelle che secondo lei sono le tre ossessioni di Zodiac, che sarebbero il paradiso, le acque e gli orologi. Allora, il paradiso l'abbiamo già incontrato, no? Però, siccome lo incontreremo ancora, in particolare su questa ultima riga sulla quale Valeria Vecchione ragiona, guardiamolo meglio, cerchiamo di capire questo paradiso che cosa era per Zodiac. Effettivamente il paradiso è stato nominato da lui in 4 delle sue lettere. Vediamo quali. Uno è il crittogramma, quello in 3 parti, nel quale si legge: quando morirò rinascerò in paradiso e tutte le persone che ho ucciso diventeranno mie schiave. Questo un po' è lo stesso leitmotiv anche delle citazioni successive. Nel suo secondo crittogramma, dopo che aveva fatto l'ultima vittima, il tassista, che è stato decifrato in anni recenti, si legge: non ho paura della camera a gas, perché mi manderà in paradiso prima, perché ora ho abbastanza schiavi che lavorano per me, dove tutti gli altri non hanno niente quando andranno in paradiso. Perciò loro sono spaventati dalla morte. Io non sono spaventato, perché so che la mia vita sarà una vita facile in paradiso. Cioè, questo idiota sta dicendo che le persone che lui ha ucciso saranno suoi schiavi quando lui andrà in paradiso. E io penso che questa è un po' una presa in giro. Comunque andiamo avanti. Nella sua fase, diciamo così, letteraria, dopo che aveva smesso di uccidere, il 26 luglio 70 mandò la cosiddetta lettera del Mikado, dove si legge:
Non state indossando qualche bella spilla di Zodiac e nemmeno di quelle brutte, perché lui mi sembra che aveva detto prima che dovevano farsi fare queste spille con il suo simbolo lì, sto imbecille. O qualunque spilla di Zodiac che potreste immaginare. Se non ne indosserete una, al di sopra di tutte le altre cose, torturerò tutti i miei 13 schiavi che mi stanno aspettando in paradiso. E qui si allarga a 13 vittime, cosa che molto probabilmente non era vera. Infine abbiamo la cartolina con l'indovinello del 7 ottobre 70. Eccola qui. Come si vede in questa cartolina ci sono la parola paradise e slaves, schiavi, e paradiso e incrociate, no? Paradiso e schiavi incrociati. Ma allora, cosa si può dire? Si può dire che effettivamente nelle sue lettere il paradiso pare che sia un argomento che lo interessa, no? Ma a me sembra che lo interessi per prendere in giro. Basta vedere la cartolina di Halloween, non è che dietro il paradiso per lui c'era chissà quale argomento tragico, no? Tenebroso. A me sembra che lui lo usi per prendere in giro, per connotare il suo personaggio, un elemento in più per il suo personaggio, no? Questi schiavi e questo paradiso. Comunque, vabbè, Valeria Vecchione lo interpreta il paradiso come una sua ossessione. Ma andiamo avanti e parliamo dell'acqua. Allora, se paradiso è un termine che Zodiac usò nelle sue lettere, acqua assolutamente no. Cioè, questa ossessione dell'acqua, che esiste, perché esiste la teoria dell'acqua. Attenzione, esiste, se si va a cercare su Google teoria dell'acqua Zodiac si trova un fracco di roba. Questa teoria dell'acqua è nata da elucubrazioni, da suggestioni di chi ce l'ha voluta vedere e non da Zodiac stesso. Lo sponsor maggiore di questa teoria dell'acqua, che non è nata da lui, ma lui è lo sponsor maggiore, poi vedremo questa teoria dell'acqua, cosa potrebbe aver prodotto in lui, è Francesco Amicone, è evidente, no? Francesco Amicone che vede in Giuseppe Bevilacqua sia Zodiac che il mostro di Firenze. Guarda caso, bevi l'acqua, acqua. Per cui andiamo sul suo sito a leggere i riferimenti all'acqua che sono stati visti da persone già in America prima di lui. Nell'ottobre 69 il giornalista del Los Angeles Times, Dave Smith, scrive: il dottor Leonti Thompson, uno psichiatra del Napa State Hospital, 15 miglia a nord di Vallejo, ha individuato vari differenti significati nella firma a croce solare dell'assassino. Allora, c'è un giornalista che scrive che uno psichiatra dell'ospedale di Vallejo, non so se è l'ospedale dove è morta una delle vittime, non lo so, adesso onestamente non mi viene in mente, ma questo qui dà un suo parere sul valore e sul significato di questa croce di Zodiac. Sentiamo. In una cultura primitiva rappresenta la terra, questa croce, crediamoci. In un'altra, l'antica nozione dei 4 elementi che formano il mondo: terra, aria, fuoco e acqua. E ancora un altro simbolo, la X, rappresentava l'acqua nell'alfabeto del leggendario continente di Mu. E i delitti avvengono sempre vicino all'acqua, teorizza Thompson. E allora questo giornalista e questo Leonti Thompson, questo psichiatra, penso che avessero voglia di scrivere qualcosa, di dire qualcosa, uno scrivere, uno dire, tanto per scrivere, tanto per dire, no? Perché il leggendario continente di Mu è una leggenda, si va a leggere la Wikipedia. Mu è un ipotetico continente scomparso nell'Oceano Pacifico, descritto dall'anglo-americano James Churchward, 1851-1936, sulla base di una traduzione, poi rivelatasi completamente errata, del XIX secolo dell'abate fiammingo Charles e tutto quel che è, da un manoscritto Maya. Secondo le attuali conoscenze scientifiche, l'esistenza di un tale continente non è compatibile con la storia geologica del Pacifico. Cioè, secondo questa traduzione errata di questo manoscritto Maya, che non si sa quale manoscritto è, i Maya ne hanno lasciato, mi sembra, sono sopravvissuti soltanto 4 manoscritti. Ce n'erano a bizzeffe, ma i conquistadores fanatici religiosi li hanno distrutti tutti, peccato. Sono rimasti questi 4, io non so se è uno di questi 4 o se è uno sconosciuto, in ogni caso qui si parla di traduzione errata, tant'è vero che la scrittura Maya non è stata ancora decifrata, si conosce qualche simbolo. In ogni caso, questo qua
ha visto questo continente di Mu nel quale ci sarebbe stato un alfabeto nel quale la lettera X avrebbe significato l'acqua e sarebbe questo il modo di associare Zodiac all'acqua e vabbè. Poi dice i delitti avvengono sempre vicino all'acqua, teorizza Thompson. Ma qui, cioè, allora, nel nostro mondo l'acqua è da tutte le parti. Anche nel mostro di Firenze si è detto che avrebbe ucciso sempre vicino a corsi d'acqua, ma se si va nel Fiorentino di corsi d'acqua ce n'è dappertutto, cioè è molto più difficile che qualcosa avvenga lontano da un corso d'acqua piuttosto che vicino. Ma qui è uguale, cioè se si va a prendere la cartina dei luoghi dei delitti, a parte il mare, no? Che San Francisco è sul mare, per cui più acqua di quella, ma anche tutto intorno, c'è laghetti da tutte le parti, fiumi, fiumiciattoli, cioè come si fa a stare lontani dall'acqua in una zona del genere? Ma poi la gente, cioè le città si fanno vicino all'acqua, non si fanno nel deserto. La gente quando va a rilassarsi, a fare un picnic, non va in un posto dove se si vuole bagnare i piedi non riesce, no, va in un posto vicino all'acqua, lo facciamo tutti, si va al mare, si va sul lago, si va su un fiume, ma poi l'acqua è anche nei nomi, sono frequentissimi i nomi che fanno riferimento all'acqua. Nella storia del mostro di Firenze c'è un altro, che è di Bevilacqua, lo scrittore. Si chiama Bevilacqua anche lui, no? Quello accusato della Carlizzi, ecco, accusato della Carlizzi. E poi addirittura c'era un Bevacqua, avvocato di Pacciani. Ma andiamo avanti con questo discorso dell'acqua. Sentiamo cosa scrive Amicone nel suo sito. Nel 1981 il ricercatore Gareth Penn osserva in un articolo sul California Magazine: acqua, Riverside, che significa lungo il fiume, e qui è avvenuto un omicidio nel 66 di una ragazza pugnalata, che però non si sa se è di Zodiac, sono supposizioni, molto probabilmente Zodiac non c'entra niente, lui non l'ha mai rivendicato. Poi Lake Herman, il primo omicidio, Lake Herman Road, e anche qui c'è di mezzo il lago. Blue Rock Springs sorgenti, Lake Berryessa, qui c'è il lago, il delitto del lago con i due poverini che furono pugnalati. E lì c'è la gente, il picnic dove lo faceva? Dove c'era la polvere lo faceva sul lago. E lui era andato lì a uccidere, no? Era ossessionato dall'acqua per questo. Ma attenzione, l'idrante antincendio di Washington Street. E allora Washington Street è il luogo dove Zodiac sarebbe voluto andare col tassista, ma poi il tassista lo portò da un'altra parte. E in quel posto c'era un idrante, sembra, no? Poi Washington Street, wash, lavare, c'è di mezzo, cioè di mezzo l'acqua anche lì, mamma mia. Le chiamate da Springs Road, cabina telefonica, strada delle sorgenti, Springs Road, e l'autolavaggio di Main Street, insomma acqua dappertutto. E andiamo avanti. Nel 1986, qui arriviamo a una cosa più interessante. Nel 1986 l'ex vignettista del San Francisco Chronicle e scrittore Robert Gray Smith, attenzione, Robert Gray Smith era un vignettista che si mise in testa di scoprire chi era Zodiac, il protagonista del film famoso Zodiac del 2007. E questo tizio nota nel suo saggio su Zodiac che i riferimenti all'acqua delle scene del crimine non sono casuali, ma contenuti nel nome del luogo scelto per gli omicidi. Ora io questo Gray Smith non lo so, però questa storia che il nome che l'acqua sarebbe contenuta nei vari nomi, ho già detto prima, no? Però questo qui lo scrive nell'86, ricordiamocelo. Pensai che fosse strano che tutti gli omicidi fino a quel momento fossero avvenuti in luoghi che avevano una forma d'acqua nel loro nome. Ma poi da questo libro è uno degli elementi del film, e viene fatto il film. Nel film del 2007, tratto dal libro di Gray Smith, Zodiac, diretto da David Fincher, questa serie di osservazioni viene chiamata la teoria dell'acqua. Ecco dove nasce la teoria dell'acqua, come termine. Nasce dal film del 2007, tratto da questo libro di Gray Smith. Ne ho parlato anni fa, dice Amicone, nel primo articolo sulla connessione mostro-Zodiac su tempi.it. Eccolo qua la cosa interessante. Io direi che di tutto quello che ho letto, la cosa interessante è proprio questa, no? Quella che Amicone è entrato in contatto con la teoria dell'acqua, lo dice lui stesso, attraverso il film del 2007, che chissà quando ha visto, non è detto che l'avesse visto nel 2007. Infatti nel 2017, 10 anni dopo,
lui cominciò a parlare di questa teoria dell'acqua su tempi.it e io ho proprio l'impressione che è una supposizione la mia, è una supposizione bonaria, io spero che Amicone non se la prenda, cioè in qualche modo a lui gli sarà venuto in mente che Giuseppe Bevilacqua poteva essere sia Zodiac che il mostro di Firenze. E io penso che gli sia venuta in mente proprio da quella storia lì, della teoria dell'acqua. Avrà detto, c'è qualcuno che mi ricorda qualche nome, Giuseppe Bevilacqua, ma sì, è quel testimone al processo Pacciani, italo-americano, che fece una testimonianza un po' così, diciamo un po' dubbia, un po' strana. E anche lui era un personaggio un po' strano. Sarà mica che magari lui, essendo italo-americano, che si va a cercare, si va a studiare. Io penso che l'idea di questo Bevilacqua gli sarà nata da lì, dalla teoria dell'acqua. Per cui dobbiamo ritenere quella teoria dell'acqua la responsabile di tutto quello che è successo dopo attorno a Giuseppe Bevilacqua. Io penso che le cose siano andate così. Poi lui sarà andato a sentire Bevilacqua gli avrà confessato di essere Zodiac, il mostro di Firenze, come lui sostiene. Io questo non lo so, perché attualmente so che è in ballo un processo per diffamazione, una roba del genere, ma io mi voglio tenere lontano da queste storie, non voglio entrare nel merito. Chiaramente dovrò affrontare questo discorso di Giuseppe Bevilacqua, perché se no cioè, fa parte di questo scenario di Zodiac, mostro di Firenze, no? Però insomma io non voglio entrare nel merito. Può darsi anche che Bevilacqua all'Amicone gliel'abbia detto che era Zodiac, che era il mostro di Firenze, no? Ci sono persone che magari lui era un po' estroso, potrebbe anche averglielo detto, ma anche se non era vero. Potrebbe essere vero, che sia vero, io non ci credo. Secondo me, se Amicone, come non ho motivo di dubitare, dice il vero, che lui gliel'ha raccontato, io penso che gli ha raccontato una balla. Questa è la mia impressione. Comunque, andiamo avanti. Passiamo alla terza ossessione di Zodiac, secondo Valeria Vecchione, quella degli orologi. E qui è indubbio che gli orologi con Zodiac qualcosa hanno a che fare, è il suo nome. Io questo non l'avevo detto nel video precedente, e Zodiac invece ha preso proprio il suo nome dall'orologio Zodiac, l'orologio svizzero, ma non solo il suo nome, anche il logo, perché l'orologio Zodiac ha come logo proprio la croce celtica. E questa è una pubblicità del 67, questo l'ho trovato su un sito dove si vendono orologi, e questo vende un orologio del 67 e ha messo questa immagine, per cui immagino che quell'orologio sia di attorno a quella data lì. Per cui Zodiac sarà entrato in contatto con un orologio Zodiac, non so se ce l'aveva lui, o se ce l'aveva un amico, o se semplicemente l'ha visto sulla pubblicità, ma è rimasto fulminato da questo nome Zodiac e la croce celtica, anche quello un logo, diciamo, fascinoso. Allora, la ditta che produce gli Zodiac fu fondata da un tizio che si chiamava, io non so come si pronuncia, uno svizzero, Ariste Calame, è scritto così. Questo fece questa sua ditta verso la fine dell'Ottocento, credo. Fece questa ditta che faceva orologi e la chiamò con il suo nome. Però probabilmente capì, o qualcuno glielo disse, dice, guarda, se tu vendi orologi che si chiamano Ariste Calame, nessuno li compra. E questo si inventò un nome per la sua ditta e un logo belli fascinosi. Risale circa al 1908, il deposito del nome Zodiac, eccetera, eccetera, no? Per cui bisogna pensare che questa scelta è una scelta furba. Fu quella che secondo me è alla base della scelta di Zodiac di usare questo nomignolo e di usare la croce celtica per il suo personaggio, perché erano entrambi fascinosi. Io non so se avessi visto un qualche logo e un qualche nomignolo di una macchina, si sarebbe detto che aveva l'ossessione delle macchine, e io penso che si sarebbe detto quello. Trovò l'orologio Zodiac e prese il nomignolo e il logo da quello. E questa è la connessione di Zodiac con gli orologi, perché nei suoi testi, a quanto io ne so, magari mi sbaglio, ma non mi pare affatto che ci siano riferimenti agli orologi. Sarebbe questo l'unico. Però per Valeria Vecchione gli orologi sarebbero una delle tre ossessioni di Zodiac. Io le chiamo ossessioni, come si possono chiamare? Elementi, componenti del personaggio, insomma, gli orologi sarebbero qualcosa che Zodiac aveva in mente. Ma allora adesso andiamo a esaminare questa ultima riga nella quale ci sarebbero tutti questi, diciamo, questi significati, questi tre elementi. E allora la terza riga, che
sicuramente è stata composta in un momento successivo rispetto alle precedenti. Lo dice Valeria Vecchioni nel suo primo video, quello di cui abbiamo un po' parlato. Ecco lì Valeria Vecchione vede che c'è questa differenza di caratteri tra l'ultima riga e le precedenti e la attribuisce a un ripensamento del mostro che avrebbe preparato le righe fino all'ultima esclusa prima, poi addirittura dopo il delitto dice lui avrebbe avuto un ripensamento, chi lo sa perché, voleva portare la lettera a mano, questa è una cosa un po' strana, e invece decise di completarla con l'indirizzo perché la volle spedire. Ecco, lei fece questo ragionamento, un ragionamento che non regge, no? Però insomma, ma adesso dopo la scoperta che ci poteva essere dietro Zodiac, questo ragionamento la Vecchione se lo dimentica. Evita di entrare nel merito del fatto che ci fosse un intervallo di tempo tra l'ultima riga e le precedenti e vede la scelta di caratteri diversi dell'ultima riga conseguente alla necessità di fare riferimento a questi tre elementi che ho detto prima: paradiso, acque, orologi. E avrebbe scelto pagine tutte diverse dalle precedenti. Infatti, se andiamo a vedere, ecco, nel suo specchietto, tutte le pagine che vennero utilizzate per quest'ultima riga, partendo dal CA, non sono state utilizzate nelle righe precedenti, escluso un'eccezione, la Z di Firenze. Ecco, la Z di Firenze è stata presa dalla stessa pagina 37 dove venne preso il della. Tutte le altre lettere sono state prese da pagine mai utilizzate in precedenza. Cominciamo comunque a guardare il CA, cioè la Vecchione comincia a guardare il CA. Repubblica, il CA balza agli occhi per il suo font completamente differente. I caratteri sono di forma diversa e poi è più piccolo. Allora la Vecchione dice: come mai con tutti i CA che poteva trovare da tutte le parti è andato a pescare proprio quello? Ci sarà mica dietro qualche significato. Andiamo a vedere la pagina e la pagina è questa qua. Questa pagina è una pagina pubblicitaria, le lettere sono in mezzo e non sono in alto come titolo. A guardare questa pagina qui però non si capisce cosa avrebbe voluto dire Zodiac scegliendo la C e la A su questa pagina, perché qui si parla di che cosa? Di Polaroid, macchina fotografica Polaroid, la vecchia Polaroid. Evidentemente non c'è niente che possa ricondurre a Zodiac, no? Ma il ragionamento della Vecchione dice: sarà mica che c'è scritto qualcosa dietro. E in effetti questi due ritagli hanno dietro del testo. Allora si va a vedere questo testo. Questo testo cade proprio in un articolo dove si parla di paradiso. Eccolo lì, paradiso di artisti. Eccolo quello che voleva indicare Zodiac andando a scegliere proprio quella pagina lì. Voleva indicare il paradiso. E qui ritorna la domanda che mi facevo un po' di tempo prima, un po' di tempo fa. Perché si voleva divertire? Si era voluto divertire andando a cercare qualcosa che riguardava il paradiso degli schiavi, tutte quelle storie là? Oppure voleva dire: no ragazzi, io sono Zodiac, attenzione, sono Zodiac. Oppure voleva mandare un messaggio che a questo punto chissà quale poteva essere. Io non lo so questo, no? Però insomma, secondo la Vecchione, scegliendo queste due lettere da quella pagina, voleva dire qualcosa che riguardava il paradiso, che troviamo dietro. Ma allora questo articolo, qui è una parte dell'articolo, fa parte di un articolo molto molto grande che va addirittura da pagina 36, qui lo vediamo, pagina che è l'unica che riutilizzò per quest'ultima riga. Della mia infanzia, lui ci aveva tratto il della, ma quella pagina faceva parte di un articolo più lungo che va da pagina 36 a pagina 43. Qui c'è la pubblicità dell'orologio Zenith e qua abbiamo visto che c'è di mezzo il paradiso terrestre, no? Per cui ci sono tutti questi elementi, ma vediamo come si connettono. Allora, il paradiso non era il paradiso di Zodiac, quello dove lui avrebbe fatto la bella vita, servito e riverito da tutti gli schiavi, da tutte le persone che aveva ucciso che erano sue schiave. Non era quello il paradiso, non era un paradiso diciamo dell'aldilà, ma era un paradiso terreno. Infatti paradiso terrestre era sostanzialmente la zona del lago Maggiore. Leggiamo su questo articolo del paradiso terrestre. Piero Bianconi, lo scrittore ticinese recentemente scomparso, in un suo scritto dice:
La meraviglia dei nordici, che fin dall'antichità scoprivano altro cielo e l'agevole strada del lago, da sempre comodo corridoio tra passi alpini e la distesa pace della pianura. Scoprivano il Verbano, che è il riposo di tante acque. Insomma, lo dice, i nordici che venivano giù, superavano le Alpi, si trovavano davanti questo grande lago, il Lago Maggiore, che è il secondo lago d'Italia, con la sua natura bellissima, no? E era un paradiso terrestre sostanzialmente. Chiamo questa regione del Lago Maggiore il paradiso terrestre. Scrisse anche lui come me con poca fantasia. John Ruskin. Lui poi continua, no, con altri artisti che decantarono le bellezze del posto. Insomma, io direi non si parla di al di là. Comunque bisogna riconoscere che, contrariamente al caso precedente, abbiamo visto dove del paradiso non c'era scritto niente, non c'era nemmeno la parola, era tutta un'invenzione. Questa storia di Albertazzi che non aveva paura di invecchiare, lì di paradiso proprio non si parlava, qui se non altro c'è la parola. Ora, se poi uno vuole credere che questa parola sia stata indicata da Zodiac in questo modo così diciamo, un po' intorcinato, andando a scegliere quella pagina, uno deve andare dietro, staccare la letterina, andare a leggere, cioè trovare la rivista, andare a leggere l'articolo. Vabbè, questo ragazzi, chi ci vuole credere ci creda, cioè che non costa nulla crederci, no, fate voi. Ma adesso lasciamo perdere un attimo il paradiso e andiamo alle acque. E alle acque, che sarebbe la seconda ossessione di Zodiac, su questo articolo di acque ce n'è a bizzeffe, si parla del Lago Maggiore, c'è questa bella foto con tutte le acque del lago, ma dove va la vecchiona a cercare le acque? Va a cercarle sempre da questa C e da questa A, perché lei dice che dietro la C e la A, che cadono in un articolo dove si parla del paradiso, hanno proprio scritto la parola acque. E infatti lei fa vedere questa immagine, eccolo qui, acque da una parte, acque dall'altra. Cioè, secondo lei, le due tesserine, i due rettangolini sarebbero caduti qua dentro. Peccato che non è vero. E qui c'è, o perlomeno non è del tutto vero. Infatti, se si va a vedere veramente, io qui ho ingrandito in alto il retro dei rettangolini che sono un po' sfocati, ma si capisce quello che c'è scritto, e come si vede i due rettangolini cadono, la C a metà di acque, cioè acque non è dentro, ma sotto la A di acque non ce n'è minga, come dicono qui in Lombardia, no? Perché acque cade fuori, mentre nelle immagini che la vecchione mette sul suo video sembra di capire che si va proprio a cadere dove c'è l'acqua, e questo è un po' un arrotamento di dati, insomma, non è una cosa corretta, no? Ma a questo punto abbandoniamo il C e la A e andiamo a vedere la parola Firenze, che secondo la vecchione è molto importante, conterrebbe addirittura la firma di Zodiac. Ecco, in questa parola Firenze ci sono 4 lettere, la F, la I, la R e la N, che spiccano perché sono grosse. Dove le andate a prendere? Le andate a prendere dalla parola trionfato di pagina 120. Dice la vecchione, strano che sia andata a cercare una pagina così lontana, quasi in fondo alla rivista, no? Quando prima di quella ce n'erano miliardi che avevano quelle lettere lì, questo va bene, questa è una supposizione che lui avesse tutta la rivista ancora intera, però questo poi lo vediamo dopo. Insomma, la vecchione si fa questa domanda, no? Perché è andato in fondo? Sarà mica che c'è un motivo per il quale ha scelto quelle lettere lì. Allora, sulla pagina dove le ha tagliate non ha trovato niente che riguardasse Zodiac, c'è Pertini, c'è un Placido Domingo, e evidentemente di Zodiac non ha trovato niente. Allora è andata a guardare dietro, vediamo un po' cosa c'è dietro. A prima vista si direbbe, ma qui cosa c'entra Zodiac? È una pubblicità, specialità dalla Germania, Butter, spaghetti ed Emmental bavarese, eccetera eccetera. Ma vediamo cosa c'è scritto, no, ve lo leggo. L'unione fa la gola. Quella sera gli spaghetti non sapevano che fare, se ne stavano in salotto, rigidi ed annoiati, quando ebbero l'idea di telefonare a quei due tedeschi così appetitosi, cioè gli spaghetti che telefonano al Butter e all'Emmental, cioè un prodotto italiano che telefona a due prodotti tedeschi. Risposero che sarebbero venuti con piacere, suonarono alla porta ed andarono ad aprire. Ecco Butter, un bel burro gustoso e grassottello, tutto del più ricco latte bavarese.
e suo cugino Emmental, che sfoggiava dei fantastici buchi rotondi. Gli spaghetti compiaciuti sorrisero. Ne sarebbe uscita una pasta asciutta meravigliosa. Una pasta asciutta col burro e l'Emmental, io non l'ho mai fatta, però potrebbe essere un'idea, no? E allora cosa c'è qui? C'è il fatto che questo Butter e questa Emmental sono due tedeschi appetitosi. Io qui rido ma non dovrei ridere, perché in questi due tedeschi appetitosi Valeria Vecchioni ci vede i due ragazzi di Giogoli. Per cui cosa avrebbe fatto Zodiac? Avrebbe ritagliato queste 4 lettere FIRN perché sul retro cadeva questa pubblicità dove si parla di due tedeschi appetitosi. E cos'era? Che messaggio era? Cioè, cosa voleva dimostrare Zodiac? Qui veramente l'unico motivo per il quale avrebbe potuto farlo è per divertirsi, perché dietro io non ci vedo nessun messaggio. Cosa voleva dire? In questo caso era il mostro, non avrebbe detto niente di nuovo, due tedeschi appetitosi li aveva uccisi, per cui non è che svelava qualcosa che è di inedito, no? Lei ci vede un messaggio, ma che ti devo dire, ragazzi, credeteci, no, se ci volete credere. Ma queste 4 lettere FIRN, la Vecchioni ci vede qualcosa di più, di molto di più. Cioè lei ha scritto su Google FIRN, a questo punto Fern, water, acqua, e ha trovato questa caterba di roba. Cioè i due termini sono associati. Lei dice, vuol dire che, senza spiegare che cos'è il Fern, dice il Fern è associato con l'acqua, per cui Zodiac ha voluto indicare con questi 4 caratteri che si differenziano dagli altri una parola che ha a che fare con l'acqua, per cui ha voluto indicare l'acqua. Un salto logico molto molto ardito, azzardato direi, perché vediamo cos'è il Fern. Cioè il Fern è la neve compattata, la neve che con il tempo si compatta, e è una neve che contiene dell'acqua. La neve è acqua ma allo stato solido, è ghiaccio, contiene dell'acqua allo stato liquido. E il contenuto d'acqua è importante per questa neve perché maggiore acqua c'è, maggiore è il pericolo di valanghe. Viene tenuta sotto controllo attraverso tabelle e compagnia bella, no? Per cui è chiaro che se uno va a cercare ferro vuota la trova. Però è possibile immaginare che Zodiac avrebbe usato questo metodo che io dico per arrivare all'acqua quanti passaggi ci sono? Primo bisogna capire che le 4 lettere vanno viste assieme, perché in mezzo c'è una E, no? La E di Firenze, la prima E di Firenze. Le 4 lettere vanno prese assieme, che formano una parola e che questa parola va associata all'acqua. È una parola che se c'era Google nell'85 magari poteva anche lui aveva scritto Fern Water e dice sì, uso Fern, però Google non c'era, la Vecchioni l'ha usato e ha trovato effettivamente che Fern si può associare a Water, ma mi sembra, cioè al solito, cioè credeteci se ci volete credere. Mi sembra, qui scrivo, mi sembra che siamo a livello dell'idrante che era vicino a dove hanno ucciso il tassista, no? Cioè lì si è visto quest'idrante come un elemento che indica l'ossessione di Zodiac per l'acqua da parte di qualcuno. Cioè un idrante, cioè Zodiac avrebbe fatto fermare il tassista, guarda che c'è un idrante, fermiamoci che ti sparo. Cioè io non so cosa devo dire. Andiamo sulla lettera E. La lettera E di Firenze, che è quella che interrompe il Fern. Secondo lei, dietro questa lettera E, presa anche lei dalla pagina stessa del CA, ci sarebbe la parola paradiso. Allora, è vero che questa lettera E, anche lei cade nella colonna dove si parla del paradiso degli artisti, no? Per cui sembrerebbe che fosse un di più inutile. C'era già caduta la C, ci va a cadere anche la E di Firenze, però se si va a vedere dietro non c'è scritto paradiso terrestre, come sembrerebbe di capire dalla figurina che lei mette, no? Il paradiso terrestre va un pochino, va fuori, è fuori, lo si vede da qui. Non è che l'ha detto proprio con precisione che è scritto dietro, però uno che lo vede pensa che è scritto dietro, non è vero, non è scritto dietro. Abbandoniamo le acque, abbandoniamo il paradiso per andare sulla terza ossessione di Zodiac, che è quella degli orologi. Abbiamo visto che in questo articolo
ci sono 2 pagine di pubblicità di un orologio, ma c'è anche un'altra cosa, e questa la Vecchione non ha notata. Questo personaggio qua, che è la seconda pagina dell'articolo, c'ha un bello orologio a polso. Non sarà un orologio Zodiac, ma comunque è sempre un orologio, no? Ma quello che invece lei ha notato è questo, che da questa pagina Zodiac trasse la lettera Z. Dice, perché è andata a prenderla proprio da qua, la lettera Z? La poteva prendere da qualche altra parte. E guarda caso si va a vedere dietro e questo ritaglio cade proprio nella prima pagina pubblicitaria dell'orologio Zenith. Eccoli qui gli orologi. Se fosse stata la pubblicità di un orologio Zodiac sarebbe stata una cosa clamorosa, no? Per fortuna o per disgrazia era la pubblicità di un orologio Zenith, che però aveva la Z. C'è qualcosina, no? Z, Zodiac, Zenith. E anche il logo non è così dissimile dalla croce celtica, è il logo della Zenith. Per cui insomma ci avviciniamo, no? Ma quello che è importante è che comunque quel rettangolino cade all'interno, da parte dietro, di una pubblicità di orologi. E dice la Vecchione, eccolo qua. In questo modo Zodiac ci ha voluto indicare che era lui, che era Zodiac, perché ha indicato un orologio. Ma a me sembra che sia un sistema un pochino troppo indiretto di indicare l'orologio, tanto più che c'è una bella Z nel nome Zenith, avrebbe potuto utilizzare quella. Vediamo qui con quale effetto. Addirittura avrebbe anche potuto prendere la E e sostituirla alla prima E di Firenze, dove dietro c'è Paradiso, no? Che già aveva indicato in altri modi. E si sarebbe evidenziato ancora meglio la parola Fern. Anche qui bisogna crederci. E infatti scrive la Vecchione, tirando un po' di conclusioni, prima del botto finale, perché poi c'è il botto finale. A questo punto è innegabile che nella parola Firenze si riscontrino concetti legati all'acqua, al paradiso e agli orologi. Innegabile, non c'è da interpretare, sono scritti, non da interpretare, scritti, stampati. Ma non è finita. C'è il finale col botto, dice lei. L'ultimo ritaglio, l'ultima lettera appiccicata è la E di Firenze, la Le finale. C'è scritto qualcosa dietro? No, non c'è scritto qualcosa dietro. Però c'è di più. È tratta da una parola importantissima che è acque. È la E di acque. È la coincidenza più grossa che indica le acque, sempre che davvero le acque fossero un elemento caro a Zodiac, perché ricordiamoci che questa storia delle acque è stata desunta successivamente da persone che poi sono anche arrivate a bere l'acqua, no? Però Zodiac nei suoi scritti di acqua non ne ha mai parlato. Comunque, supponiamo pure che lui abbia ucciso vicino a luoghi dove c'era l'acqua, i nomi dell'acqua, idranti, anzi anche addirittura stazioni di lavaggio delle auto, no? Insomma cose del genere, e per farsi riconoscere stavolta lui inequivocabilmente indica la parola acque. Però va bene, ripeto, se ci volete credere credeteci, io mi farei un'altra domanda. Allora lui quando ritagliò la E di acque, aveva appena ritagliato la Z da infanzia, guarda caso nella pagina che stava di rimpetto, pagina 36 mi sembra e pagina 37. Si vede che questa volta gli era rimasto il giornale aperto davanti e invece di andare a cercare la E da qualche altra parte l'ha cercata nella pagina accanto. Nella pagina 37 non c'era perché c'è un della, però quel della l'aveva già tagliato, per cui non c'era. Nella pagina accanto, la pagina 36, di E ce ne sono due, una su acque e ce n'è una anche su care, e lui scelse quella di acque, si vede che gli piaceva di più quella E lì, forse era più facile tagliarla, non so io, aveva 50 e 50, cioè secondo me scelse la E di acque perché ce n'erano due, gli capitò di scegliere quella, poteva scegliere l'altra, però insomma, poi ognuno può tirare le sue conclusioni. Abbandoniamo questi riferimenti che la Vecchione trova nell'ultima riga alle 3 ossessioni di Zodiac per ragionare un po' su quest'ultima riga.
Cioè io mi trovo d'accordissimo con l'osservazione della vecchione prima maniera che aveva visto in quest'ultima riga una fase separata della compilazione di questa lettera. È una fase effettivamente separata perché prende in esame pagine differenti, con un'unica eccezione, questa pagina 37 dalla quale aveva tagliato Della. Allora, perché c'è questo intervallo temporale tra l'ultima e le precedenti? Secondo me tutto è legato a quella capo di Repubblica. Cioè, una persona ignorante come era lui, quando si trovò alle prese con il problema di andare a capo e non sapeva bene come farlo, no? Arrivato lì, dico, non ci sto, devo andare a capo, come faccio? Scrivo la parola a capo, rifaccio tutto? Secondo me lui non sapeva bene, si ricordava magari forse dei tempi della scuola, ma io penso che chiese a qualcuno, magari chiese a Pucci. E allora, una volta che gli dissero, oppure lui stesso riuscì a capire che se la poteva cavare con un trattino, lui mise quel trattino e poi cominciò a scrivere l'ultima riga. Quel trattino che abbiamo visto è un indice di bassissima scolarità, no? Secondo me, anche se sintatticamente è corretto. Quanto tempo era passato? Non lo sappiamo. Poteva essere passato un giorno, poteva essere passata una settimana, potevano essere passate 2 settimane, anche un mese. Non si sa quando lui arrivò alla conclusione che avrebbe dovuto mettere un trattino e poi scrivere a capo il CA. A quel punto, quello che lui aveva fatto, non so, i ritagli, le pagine strappate, tutto lui aveva buttato tutto via. Gli era rimasta quello che rimaneva della rivista, quella pagina dove ci aveva tagliato Della, che si vede che il Della, essendo grosso, non aveva prodotto danni, quella ce l'aveva ancora, la lasciò. E quando aprì la rivista per scrivere l'ultima riga, l'aprì così, che trovò la pagina con la pubblicità della Polaroid e cominciò a usare quelle lì. Poi usò quelle di questo articolo, eccetera, eccetera, e andò sull'ultima pagina a cercare una cosa che gli andava bene e disse, guarda qua c'è, vai, prendiamo queste. Le tagliò solo dalla parola trionfato, forse non so qual era il suo metodo, forse tagliava prima tutta la parola e poi la teneva lì e tagliava i pezzettini, chi lo sa. Può darsi che avesse agito così, non avesse contornato tutta la parola e poi mettendola lì l'avesse tagliata a pezzettini, non lo so, forse anche per quello venivano fuori slabbrate, perché non era nemmeno capace di tagliare le cose col taglierino, cioè erano ignoranti. Questo andava a uccidere, era capace di sparare, era capace di andare per boschi, ma gli davi in mano una penna, gli davi in mano qualcosa così, non era capace di fare niente, secondo me. Comunque, una volta che aveva ripreso in mano tutto quello che serviva per finire questa lettera, aveva buttato via tante cose che aveva già utilizzato e ne utilizzò altre pagine. Io penso che la spiegazione più logica sia questa, no? Stiamo arrivando in fondo al video, facciamo un po' un discorso su questi significati che si possono trovare nelle letterine. Io penso che ci sia di mezzo un metodo sbagliato, cioè il metodo di partire dalla fine, cioè partire dal risultato per vedere come si fa ad arrivarci, un po' come è successo nell'inchiesta Pacciani, quando si è scelto Pacciani e poi si sono andati a cercare le prove. In questo caso si è partiti dall'idea che dietro c'era Zodiac e si è andati a cercare le prove, diciamo gli indizi che portavano a questa conclusione, cioè si è partiti dalla conclusione. E quale metodo si è adottato? Non si è adottato un metodo logico, perché qui di logico non c'è nulla. È un metodo, io credo che dietro ci sia il cosiddetto pensiero magico, no? Pensiero magico nel quale le regole non sono quelle della logica. Leggiamo cosa dice Wikipedia del pensiero magico. Il pensiero magico costituisce un tipo di processo mentale in cui le associazioni tra un soggetto e un oggetto non rispondono a una relazione di causa-effetto, come nella logica deduttiva, ma risultano collegati tra loro per somiglianza, simpatia, oppure contiguità in quanto parte di un tutto. Io penso che dietro ci sia un po' il discorso del pensiero magico, però io faccio un appello, insomma, dico a chi crede in una cosa del genere, ma che arriva a un certo momento che bisogna che uno si renda conto che Babbo Natale e l'orco cattivo non esistono. Con la slitta, che arriva la slitta, entra dentro il comignolo, e invece no, sono genitori che sono andati in negozio, hanno comprato un regalo, e un regalo che magari poteva anche non essere quello bello che uno voleva,
magari anche uno un po' meno bello perché è una questione economica, cioè può essere antipatico dover fare i conti con Fernando Pucci e con Giancarlo Lotti, ma se questa è la realtà, i conti bisogna farceli. Allora io così, diciamo, per fare un esperimento, ho cercato di trovare dei riferimenti simili a quelli che ha trovato la Vecchione per Zodiac, su queste letterine, per un altro personaggio, non un serial killer ma è un mass murderer, un personaggio che si chiamava Richard Speck, che uccise nel 66 otto ragazze, otto infermiere, per cui lui non è un serial killer perché uccise quelle otto tutte assieme, è detto mass murderer. Ecco, questo personaggio che poi venne imprigionato e così via, ho fatto finta che non fosse stato imprigionato, fosse stato un personaggio ignoto anche lui, e sono andato a vedere se questi riferimenti, alcuni di questi riferimenti li potevo trovare anche lui. Mi sono divertito, cioè 2 minuti ve li leggo, io ho trovato questi. Allora sono un po' fantasiosi, ma io mi domando, Modena e cosa, come si chiama? De Fazio, Zoran, Zorro, e quelle? Leggiamo. Il rivale di Mike Bongiorno, che era servito per evocare De Fazio, vi ricordate, no? Modena, quello lì che aveva il tribunale di Modena, doveva andare all'udienza, e era il compagno, il rivale di Mike Bongiorno, che era servito per evocare De Fazio attraverso il tribunale di Modena, dice di essere uscito dall'ospedale dove si era disintossicato dalla droga. Richard Speck aggredì 8 infermiere che lavoravano in ospedale, si svolge in ospedale la sua azione. Dichiarò inoltre di aver agito sotto effetto di stupefacenti. Per cui c'è questa connessione, droga e ospedale da una parte, droga e ospedale dall'altra. A pagina 27, che è dietro la 28, usata più volte, si parla di una donna che rimane incinta. Annette Malone rimase incinta dopo 3 settimane in cui frequentava Speck, episodio molto importante per Speck. Non a caso, pochi mesi dopo, i due si sposarono. E anche lì c'è questa donna incinta e Speck c'era questa storia di aver messo una incinta e da lì in poi la sua vita era cambiata. Dietro la L di Repubblica, Albertazzi dice di stare attenti alle mutazioni del suo corpo e ai suoi messaggi. Speck si tatuò sul corpo una scritta Born to Rise Hell, nato per scatenare l'inferno, c'era di mezzo il corpo, il suo, e il messaggio che era il tatuaggio. Dietro alle lettere CA di Repubblica si parla di meraviglia dei nordici, i nordici che scendono giù e trovano questo luogo meraviglioso. Per il film del 76 E la notte si tinse di sangue, basato sui crimini di questo Speck, è stata scelta dall'Irlanda del Nord come ambientazione e il conflitto nord-irlandese fa da sfondo alla vicenda. E qui abbiamo che c'è questo nord nell'ambito di questo personaggio, perché c'è un film che è stato ambientato nell'Irlanda del Nord e calano dal nord questi personaggi. No? Sarà molto labile questo indizio, ma anche quello di De Fazio e di Modena. Abbiamo visto Butter e Emmental che vanno a trovare gli spaghetti suonando alla porta e facendosi aprire. Speck aggredì le infermiere proprio facendosi aprire la porta d'ingresso. Avrebbe dunque potuto richiamare il suo modus operandi. In un trafiletto a pagina 41, dietro la prima E di Firenze, viene nominato John Ruskin. Il procuratore distrettuale della contea di Cook, John Stamos, quindi di uguale nome di battesimo, fu l'accusatore più inflessibile contro Speck. John e John. L'ultima, nella pagina dell'orologio Zenith, viene nominato Proust, che esattamente come Speck aveva un fratello di nome Robert. Anche qui è una bella coincidenza, cioè Speck aveva un fratello che si chiamava Robert e Proust aveva un fratello che si chiamava Robert. Ma insomma, abbandoniamo queste letterine una volta per tutte e vediamo gli ultimi argomenti che ci sono su questo video, che riguardano sempre non tanto Zodiac in quanto Zodiac, ma il mostro in quanto genio del crimine, che nel compilare questa lettera avrebbe dimostrato di essere un dritto, invece del pasticcione che ritengo io. Cominciamo dalle impronte mancanti. Cioè, allora, in questa lettera non vennero trovate impronte dell'assassino. E lì cosa si può dire? Allora, questa busta venne maneggiata da 1000 persone, no? Per cui quelle impronte lì ce n'erano miliardi
e magari le impronte dell'assassino si erano cancellate, ma poi potrebbe aver compilato questa lettera anche uno ignorante con dei guanti. Cioè, questa storia dei ritagli, molto probabilmente il mostro, secondo me è un'ipotesi, l'aveva presa dal film Tenebre. Cioè nel film Tenebre di Dario Argento c'è l'assassino che manda lettere che sono fatte con ritagli di giornale, con i ritagli come i suoi. Io penso che l'abbia presa da lì. Cioè dai film avrà anche preso l'idea che bisogna stare attenti perché si lasciano le impronte, e magari, essendo attento a una cosa, non voleva scrivere a stampatello, sia stato attento anche alle impronte. Chi lo sa, potrebbe anche essere questo. Magari quella difficoltà di ritagliare bene i ritagli magari fu anche dovuta al fatto che aveva dei guanti. Potrebbe essere anche questo, no? Ma io penso che sia più il fatto che quelle impronte la scientifica non riuscì a rilevarle. Ricordiamoci che in anni recenti si è tentato di andare a cercare delle impronte su questa busta. Se ne è trovata una interna che venne lasciata da uno della scientifica, e questo per dire quali erano i metodi di lavoro, no? Il DNA, si è fatto anche la Vecchione lo dice, si è fatta una lunga storia sul fatto che non ci siano elementi su questa busta, su questa lettera, che possono portare al DNA dell'assassino. Il caso più eclatante è quello della saliva, che l'assassino potrebbe aver usato per inumidire il francobollo e la busta, il triangolo della busta. Lui non usò la saliva, usò la colla. E dice: perché ha usato la colla? Ha usato la colla perché già all'epoca, all'inizio proprio dell'impiego della tecnica del DNA in campo forense, lui già lo sapeva. Vuol dire che era un drittone. Cioè in America già questa storia era nota, e lui, essendo italo-americano, sapeva più degli italiani. E avrebbe usato la colla per questo motivo qui. Sì, però, cioè, allora, quando lui ha appiccicato il francobollo, c'aveva lì la colla che aveva usato per le lettere, per l'indirizzo. E io dico, a me leccare francobolli, adesso non si usano più i francobolli, però non mi aveva mai fatto piacere leccare un francobollo. Sì, se eri fuori, mandavi una cartolina, lo leccavi, se no cosa facevi? Prendevi il dito, lo mettevi sotto la cannella e poi andavi a inumidire il francobollo, insomma facevi così. E lui c'aveva la colla, ci mise la colla, aveva la colla lì. Quando poi, dopo diversi mesi, andò a chiudere la busta, aveva la colla che gli era servita per incollare il foglio interno che proteggeva la bustina con dentro il frammento di seno, e usò quella colla lì per incollare la busta. Anche lì, senza leccarla, usò la colla. E poi lì c'era anche il problema che era bene che quella busta fosse bella sigillata, perché doveva proteggere quello che c'era dentro, per cui al di là del piacere o meno di leccare quella roba lì, e c'era anche l'esigenza di avere una chiusura più ermetica. E già che parliamo di colla, arriviamo alle due colle, perché qui c'è anche il discorso, no, di dire: ha usato una colla di un certo tipo, la colla liquida, quella col pennellino, per le letterine, e ha usato la colla cremosa per la busta e per il foglio interno. E sicuramente perché la prima colla dopo diversi mesi si era seccata, lì quella col pennellino si secca il pennellino, no? Per cui lui l'ha buttata via e ne ha comprata un'altra. Magari l'ha comprata un'altra diversa perché non gli era piaciuto il fatto che si fosse seccata quella prima, per cui l'aveva comprata cremosa. E dice: ma se avessi usato quella colla cremosa sui ritagli sarebbe stato molto più difficile staccare quei ritagli senza danneggiarli. Per cui, dice Valeria Vecchione, vuol dire che lui lo sapeva, cioè sapeva che se avesse usato quella colla lì per i ritagli, nessuno mai sarebbe andato a scoprire i suoi messaggi. Anche qui, se uno ci vuole credere, che ci creda. Io penso che sia stato un caso. Io non so se è vero che la colla cremosa è più tenace della colla liquida. Io, diciamo, lo prendo per buono, lo dice Valeria Vecchione, non credo che lo dica a sproposito. Sarà anche vero, ma io penso che sia una coincidenza. Lui, se voleva che quelle letterine fossero staccate, ma avrebbe dovuto scrivere qualcosina, un disegnino, che ne so, una freccettina, apri qui, come si certe volte si trova nelle scatoline dei prodotti, no? Cioè qualcosa avrebbe dovuto scrivere. Invece si era limitato a usare una colla che sapeva che se le avessero tolte non avrebbe fatto troppa resistenza, vabbè, mettiamola così. Infine, un'altra cosa che si dice: il tessuto mammario. Cioè lui fu particolarmente intelligente nello scegliere la parte di seno da inviare, scelse la parte di tessuto mammario,
dove più facilmente si poteva capire che quel tessuto era di un seno, per cui si poteva capire meglio che era proprio della Nadine Moriot. Se lui avesse mandato della pelle, sarebbe stato molto più difficile capire che veniva tratta da un seno, probabilmente impossibile, io questo non lo so. Comunque, lui inviò il tessuto mammario, cioè fu intelligente, ma anche qui, cioè andiamo nel pratico. Supponiamo pure che lui avesse portato con sé tutto il seno, no? Cosa che io non credo, secondo me ne aveva preso solo un pezzo e aveva buttato via il resto. Però, in un caso e nell'altro, per prelevare il tessuto da mettere dentro questa bustina, e lui come fece? Sul tavolo, non so, ci avrà messo qualcosa, una carta, un qualcosa, insomma, appoggiò questo reperto, no? E l'appoggiò dalla parte della pelle. E non è che l'appoggiò dalla parte sanguinolenta, dalla parte umida, l'appoggiò dalla parte della pelle. E la parte sopra, guarda caso, era proprio il tessuto mammario. Sicché quando andò a scavare un pochino per mettere dentro la bustina, trovò il tessuto mammario. Questa mi sembra che sia la spiegazione più logica, no? Ma allora, siamo arrivati in fondo al video e io ancora una volta credo che se la prenderà di brutto la vecchione, perché è una tra l'altro incazzosa e mi dispiace. Allora, questa storia di tutte queste fantasie che ci sono attorno a questa vicenda, bisogna contrastarle queste fantasie, cioè non si può far diventare la vicenda del mostro di Firenze un mistero come quello di Jack lo Squartatore, che fra 100 anni saremo ancora lì a discutere di chi era questo mostro. Secondo me il mostro era uno ben preciso, ma non era certamente Giuseppe Bevilacqua e non era certamente Zodiac. Io penso che per quanto possibile bisogna fare pulizia da queste fantasie, no? Che, come ho detto prima, intrigano, cioè proprio catturano le persone che di questa vicenda non sanno niente. Cioè uno che Lotti era un cretino, perché si legge che era un cretino e neanche ci pensano ad andare a vedere se è vero o non è vero, no? Zodiac, ma che una teoria intrigantissima, cioè è bello, poi magari all'amico dice, sai, guarda che il mostro di Firenze e Zodiac erano la stessa persona, sì, e così c'è un argomento di discussione, no? Cioè insomma, io penso che siamo a questi livelli. Io farò sempre di tutto per sgomberare il campo da queste fantasie. Il prossimo video dovremmo affrontare la figura di Giuseppe Bevilacqua e lì mi devo preparare, magari può darsi che nemmeno ce la faccia a mantenere il ritmo di una alla settimana, io cercherò di farlo, perché l'argomento è un po' insidioso, no? Perché c'è di mezzo Giuseppe Bevilacqua, c'è di mezzo Amicone, comunque vedremo. Vi saluto.